Buon anno a tutti. Il 2026 è ufficialmente iniziato e ciò che sta per arrivare nel mondo del mobile gaming è di un livello che molti dispositivi non sono ancora pronti a gestire. Quest'anno è caratterizzato da un numero eccezionale di uscite mobile di grande importanza. Parliamo di titoli attesi da anni dalla community, tra cui Power World, Valorant Mobile, Ananta e molti altri. Si consiglia di seguire il video fino alla fine, poiché verranno trattate numerose produzioni di rilievo. È inoltre possibile lasciare un commento e un feedback, ai quali verrà data risposta. Iniziamo. Rainbow Six Mobile ha finalmente una data di uscita globale. Dopo un lungo periodo di sviluppo, il gioco verrà lanciato in tutto il mondo il 23 febbraio. Le prime versioni provate nel 2022 presentavano un gameplay tattico solido, ma evidenti limiti in termini di ottimizzazione. Il punto centrale è comprendere quanto il titolo sia effettivamente migliorato dopo 3 anni di sviluppo aggiuntivo. Tomb Raider, nella sua versione del 2013, è ufficialmente in arrivo su dispositivi mobili. Il progetto è affidato a Feral Interactive, uno studio riconosciuto per la qualità dei suoi porting mobile. Questo garantisce un sistema di controlli adeguato, una buona ottimizzazione e una resa visiva fedele alla versione originale. La data di uscita è fissata per il 12 febbraio. Rust Mobile è un'esperienza survival completa e priva di compromessi. Il giocatore inizia senza risorse e deve gestire fame, sete, salute e la costante minaccia rappresentata dagli altri utenti. Il titolo include costruzione di basi, incursioni, combattimenti PvP e alleanze tra giocatori. Al momento non è stata comunicata una data di uscita ufficiale, ma lo stato di sviluppo suggerisce un lancio non distante. Valorant Mobile appare sempre più vicino a un rilascio globale. Il gioco è già disponibile in Cina e numerosi filmati di gameplay sono circolati online. Tutti gli indicatori attuali suggeriscono una pubblicazione internazionale nel corso del 2026. Power World Mobile rappresenta uno dei progetti mobile più ambiziosi attualmente in sviluppo. Dopo il successo ottenuto nel 2024, la versione mobile è stata affidata a Krafton ed è già stata mostrata pubblicamente in occasione di un importante evento videoludico in Corea del Sud. Non è ancora presente una data ufficiale, ma un'uscita nel 2026 appare probabile. Control è uno degli action game più distintivi degli ultimi anni ed è in arrivo anche su mobile. Il titolo offre un mondo che altera la realtà, combattimenti basati su poteri telecinetici e un'atmosfera fortemente immersiva. Considerando l'elevata richiesta tecnica della versione PC, l'adattamento su dispositivi mobili, in particolare su iOS, risulta particolarmente rilevante. Il rilascio è previsto nel 2026.
Warframe è già disponibile su iOS, mentre gli utenti Android attendono da oltre 2 anni. La recente apertura delle pre-registrazioni sul Play Store indica un possibile lancio imminente. Si tratta di un titolo complesso, caratterizzato da combattimenti rapidi, elevata mobilità, sistemi di progressione profondi e supporto completo alla modalità cooperativa. So they locked it down. Or tried. But it was already too late. The government is resorting to drastic measures to tackle the crisis. That is why the president today has decided to invoke Directive 51. The Division Resurgence è uno shooter open world in terza persona, sviluppato specificamente per il mobile. Il gioco è ambientato tra gli eventi di The Division 1 e The Division 2 e presenta una storia originale. Dopo una lunga fase di attesa, iniziata con le prime beta, il titolo è ora confermato in arrivo su dispositivi mobili. Wait, it's shut down? We just got here. How's it already closed? And who told us to come here in the first place? Ananta è spesso associato a un'esperienza di tipo GTA, ma in realtà propone un'impostazione differente. Si tratta di un action RPG open world con combattimento corpo a corpo, movimenti dinamici e una forte componente cinematografica. Il gioco è previsto per PC, console e dispositivi mobili nel corso del 2026. Off the Road 2 offre un'esperienza di esplorazione off-road su larga scala. Il titolo propone mappe estese, veicoli avanzati e un significativo miglioramento grafico rispetto al capitolo precedente. L'uscita è prevista per il 2026. She hops between platforms over a river. A fuzzy white otter with an angry face holds a kitchen knife while chasing a crab with coconuts for shells. Annemo è un open world RPG incentrato sulla cattura di creature e sulla possibilità di fondersi con esse. Il gioco include combattimenti rapidi, esplorazione, modalità cooperativa e PvP. Il lancio su mobile è previsto nel 2026. Title: Animo, coming 2026 to Xbox. Ark Knights Anfield rappresenta un'evoluzione significativa dell'universo Ark Knights. Il titolo introduce un mondo open world tridimensionale con combattimenti in tempo reale. Oltre all'azione, il giocatore dovrà costruire basi, gestire risorse e supervisionare sistemi industriali automatizzati. La data di uscita è fissata per il 22 gennaio. Hey, where are you going? No goodbye? Into the Dead 3 segna il ritorno di una serie molto apprezzata. Il gioco combina la tensione tipica del runner infinito con una visuale in prima persona e un'atmosfera horror più marcata. La storia è ambientata 10 anni dopo gli eventi precedenti e introduce nuovi personaggi insieme a elementi familiari. Ni 败过吗？你能接受自己失败吗？跑，你以为能跑得掉？离字，火流星。The Hidden Ones è un action fighting game cinematografico basato su una popolare serie manga.
Il sistema di combattimento privilegia precisione, strategia e animazioni curate, evitando un approccio basato sulla semplice pressione dei tasti. Il lancio è previsto su PC e dispositivi mobili nel 2026. If crisis takes hold, if all can Crysis è un progetto multiplayer su larga scala che promette un mondo aperto di oltre 1200 km². Secondo le informazioni disponibili, ogni server potrebbe ospitare fino a 5.000 giocatori contemporaneamente. to wilderness, to horizons. Denova Mobile è uno shooter in stile anime che introduce una meccanica originale. Il giocatore può passare dalla visuale tridimensionale a quella bidimensionale durante i combattimenti, modificando radicalmente l'approccio tattico. Il titolo è previsto su mobile nel 2026. Slumber. The primal flow awakens once more. Honor of Kings World è uno spin-off open world dell'universo Honor of Kings. Il gioco abbandona la struttura delle battaglie 5 contro 5 per offrire un mondo esplorabile, missioni cooperative e combattimenti dinamici. Il titolo è confermato per mobile e PC, con beta già attive in alcune regioni. A power stirs deep beneath us. Whatever's lurking, it's behind this gate. Ian Fish è un'avventura basata sulla fisica, in cui il giocatore controlla un pesce impegnato a superare ostacoli per raggiungere l'oceano. Il titolo si distingue per creatività e livello di sfida ed è in arrivo su mobile nel corso dell'anno. Dave the Diver combina esplorazione subacquea e gestione di un ristorante. Durante il giorno il giocatore pesca creature rare, mentre di notte gestisce un locale sushi utilizzando le risorse raccolte. Dopo il grande successo su PC, il gioco è ora in arrivo su dispositivi mobili. Hill Climb Racing 3 introduce modalità multiplayer in tempo reale, nuovi potenziamenti e meccaniche di gioco più avanzate. Il titolo è attualmente in soft launch e verrà distribuito globalmente nel 2026. Il 2026 si prospetta come un anno particolarmente ambizioso per il mobile gaming, con produzioni più grandi, complesse e curate rispetto al passato. È possibile indicare nei commenti il titolo di maggiore interesse. Per analisi approfondite e valutazioni imparziali al momento del lancio, è possibile seguire il canale. Noi ci vediamo al prossimo video